la cosa che mi pesa di più è che mi hanno fatto passare alla gente per quello che non sono. Quando parlano di filosofo, Sì, ti capisco, guarda, sono benissimo. tutto tranne Sì, che sì. filosofo. Ho litigato con tutti nella mia vita. Quando Sì, parlano sì, di sì. integralista o del mio calcio calcistico, se posso a 10 minuti dalla fine metto 2 portieri per difenderci. Ciao, sono Roberto De Zerbi, sono venuto a Supernova per portare un po' di Marsiglia in Italia. Hai detto che forse hanno trovato l'acqua su Marte? Ma acqua, cioè proprio H2O Allora, hanno fatto, cioè, un'università americana, quelle che, così. solid, Massachusetts. Hanno trovato l'acqua, ma praticamente la composizione dell'acqua Sì, è tipo l'acqua frizzante da noi. con le bolle. Tipo con le bolle. E beh, senza gravità le bolle non Ma escono. infatti stanno cercando di capire se ha a che fare con la terra rossa di Marte, eccetera, 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 però quello che rimane è... Come fa la bolla senza gravità a stare nell'acqua? Non c'è la gravità su Marte? No, sì, è diversa Ah, è che diverso. qua. È E stanno diversa che... a metà le No, bollicine. soprattutto quello che io mi chiedevo, l'acqua frizzante può... Cioè, siccome il tema è l'acqua genera... può generare la vita? Sì. Una vita frizzante. Una Tutti vita- a cannone sono. Boh, forse Su sì, Marte non lo so. tutti a cannone. Non lo so. Ma parliamo d'altro, visto che c'è Roberto De Zerbi. Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Come stai? Bene. Grazie mille per essere venuto qua. Sei in un periodo tranquillo? Sono un po' le tue... Sì, sono le vacanze che dureranno... Sai, tranquillo è una parola che a me non piace tanto, però sì, sono in vacanza, abbiamo finito la stagione e stiamo programmando già quello che sarà il futuro, quindi campagna acquisti, campagna cessioni, dell'organizzazione interna, completamento dello staff, il ritiro, la pre-season come si dice, è già organizzata. E come funziona la campagna acquisti veramente? Cioè l'allenatore fa una lista di Allora, obiettivi di guarda, giocatori? ci deve essere una connessione diretta col direttore sportivo, che è quello che è il trade union tra il club e l'area tecnica dell'allenatore. E poi da lì le necessità, quello che serve è chiaro a tutti e due. E in base al budget, perché poi c'è questo, il terzo incomodo è il budget, Sì. perché non tutto quello che vorresti lo puoi prendere, lo puoi acquistare, e qualche volta do io il nome al direttore sportivo e ci confrontiamo, qualche volta il contrario. Poi comunque ho tutto uno staff, uno scout che lavora per me dentro il Marsiglia, che adesso è stato preso proprio dal club, e si cerca Si va a vedere un po' in giro. si cerca di trovare la soluzione che faccia più felice tutti. Ti chiedo una roba subito che interessa a me. Com'è sto Luis Enriquez che abbiamo preso? È forte? Un bravo giocatore. Poi sai, San Siro è San Siro, ma anche il Velodrome non scherza. Bisognerà capire le 3 partite perché lui non le ha giocate, però ha forza fisica, qualità tecniche, un ragazzo per bene, un bravo ragazzo, giusto, un bel acquisto. Ha dichiarato che De Zerbi è il miglior allenatore che abbia mai avuto, sì. Magari di parte. Beh, è anche quello che gli hai fatto fare forse la stagione migliore di tutta la sua vita. No, vabbè, i giocatori non hanno bisogno degli allenatori, l'allenatore cerca di aiutare il calciatore a metterlo nella posizione migliore e a dargli fiducia. Lui è un ragazzo brasiliano di Rio, e quindi ha bisogno di un po' più di affetto, no? Sì. L'allenatore è bello il lavoro perché è sì di campo, ma è tanto, forse ancora di più a livello mentale, perché non per tutti è la stessa chiave di accesso e non sempre ci riesci. Sì. E con lui abbiamo fatto, io e la società, un lavoro. Avete cliccato bene, sì. Sì, purtroppo eravamo anche obbligati a fare una cessione di questo tipo, perché sarebbe stato un giocatore importante, titolarissimo, quindi siamo già partiti un po' non benissimo, però era già una cosa concordata. Mi confermi che l'atteggiamento di io sono uguale con tutti è
è una roba che non è più tanto attuale, è una roba un po' del passato nel calcio, ma secondo me anche nelle aziende, in qualunque tipo di gruppo dove c'è qualcuno che prende delle decisioni, comportarsi nella stessa maniera con tutti, cioè fatta tara del rispetto e tutte Bravo. queste cose qua. Beh, ma non è umano No, farlo. no, cioè il resto ognuno va gestito. Bravo, sì. hai fatto una postilla che è determinante. Io credo che si debba essere uguali con tutti, almeno io cerco di essere uguale con tutti nelle basi, nel rispetto, nella trasparenza, nella coerenza di quello che dico in quello che poi vado a fare, però poi non tutti puoi trattarli uguali. Tra l'altro i giocatori anziani o comunque più grandi di età devi rispettare la storia che hanno, non puoi far finta di niente. Assolutamente sono tutti diversi e devi trattarli tutti in maniera diversa, perché tutti hanno sensibilità diverse e caratteri diversi. Hai dovuto studiare cose particolari o è sensibilità tua? Cioè sei una persona che umanamente ha questo tipo di empatia e facilità nel riconoscere i caratteri diversi, o nel pacchetto allenatore adesso va imparata anche un po' questa cosa? No, è il mio carattere, e mia sensibilità. Sono sempre stato portato per i rapporti, no? Per studiare i rapporti, per studiare i cervelli, per capire le sensibilità diverse, le fragilità diverse, i bisogni diversi delle persone prima che dei giocatori. Poi io leggo tanto, è un argomento che mi interessa tanto, e partendo sempre dal presupposto che non devo piacere a tutti, non voglio piacere a tutti, non devo andare d'accordo con tutti, però con i giocatori mi diventa normale, naturale, fisiologico avere un'empatia, magari con i club meno, con i dirigenti meno, un aspetto che mi manca. Non mi sforzo neanche più di tanto perché non lo vedo, no, sai perché? Perché non lo vedo uno dei miei doveri, no? Il dovere è rispettare tutti, comportarsi bene, lavorare, dare l'esempio negli orari, il primo che arriva, l'ultimo che va, però poi non c'è nei miei doveri per forza andare d'accordo con... poi se c'è rapporto meglio, però il mio focus è il calciatore, è il mio cliente, no? Quello a cui devo è quello. Poi il pubblico, Sì. perché io nasco tifoso, nasco in curva e mi porto da quel bambino che ero il rispetto, quello che si dice, il bagnare la maglia, il rispettare, me lo porto proprio dentro. Ieri ero in giro per Milano in Vespa e a un certo punto a un semaforo di fianco a me, giocatore di cui non faremo il nome, un ragazzo che conosco e che ha finito di giocare, gli ho detto: ma cosa fai, alleni? Lui dice: guarda, forse faccio il corso da allenatore, però non ho ancora capito se mi piacerà tanto fare questa cosa, perché mi dice il calcio non è più quello di una volta, adesso per iniziare questa carriera devi ruffianarti, devi legarti a un direttore sportivo, devi ruffianarti il presidente. È vero? Bah, allora, io sono partito dalla serie D. D come Domodossola, non sbagliarti, Sì, con sì, la sì. B, perché No, io ho no, fatto no. tutte le categorie, ma proprio dai bassi fondi sono partito, non mi ha regalato niente nessuno, non ho dovuto fare il ruffiano con nessuno. Io credo che la passione e il merito e la competenza paghi sempre. È vero che farlo con il proprio carattere, farlo a modo proprio, costa di più. Costa perché qualche volta vieni tacciato per quello che non sei e ti dà fastidio, qualche volta ti etichettano in un modo e dà fastidio a te, alla tua famiglia, però alla fine io credo che comportarsi in un certo modo, seguendo il proprio carattere, il proprio DNA, quello che sei, alla fine paghi. Quantomeno voglio pensare così. Parli tanto con i giocatori? Se mi aprono le porte, sì. Ah. Se no non c'è. C'ho uno, andiamo proprio Mason Greenwood, che è il capocannoniere Certo. della Liga, nel numero 10 nostro. Ciao, buongiorno, buonasera. Abbiamo parlato veramente 2 volte sole, nelle quali lui si è aperto e mi ha fatto capire che oltre
dietro quella maschera c'è una persona molto sensibile, e io lui l'ho gestito con il padre. Quando avevo un problema con lui io chiamavo il padre, persona spettacolare, Ah. e però capisco, se uno non mi dà apertura non vado per forza a chiedergli di parlare o di venire nel mio ufficio o di fermarsi in campo. Se invece uno mi dà apertura, allora sì. Questa è un'altra cosa che devo aggiungere alla mia lista di convinzioni di cose che sono uguali dai professionisti fino alla terza categoria. Anche questa cosa che tu devi parlare con un giocatore col padre era la stessa cosa del mio allenatore che parlava con mia madre, o mia madre andava dall'allenatore quando magari io non volevo studiare e lei a un certo punto diceva parlerò col tuo allenatore, cioè diventano Ma il calcio è uguale dappertutto. Il calcio è uguale questa cosa qua è dappertutto incredibile. perché le dinamiche sono le stesse, cambiano le pressioni, cambiano i soldi, cambiano le aspettative, cambiano che quando hai a che fare con giocatori di un certo livello ci sono aziende dietro, però alla fine io dico, ma anche dietro ai grandi giocatori c'è sempre un uomo, no? E ogni uomo ha una chiave per entrarli, per convincerlo, e quindi Parli anche di cose extra calcio o ti limiti beh, dipende, sì. Avevo a Sassuolo, prima vedevamo le maglie, parlavo della maglia di Maradona, che per me è stato Sì? numero uno. Poteva essere un capo di Stato, poteva essere un professore Gli avresti universitario, affidato, sì. cioè, un carisma, una schiettezza, un'onestà. E poi la vita privata che ha fatto sono cose sue, a me non riguarda. E tra l'altro tante cose che ha detto in passato poi si sono verificate. E sì, ho parlato per esempio a Sassuolo quando morì Maradona, abbiamo fatto 30 minuti di riunione su Maradona, perché mi andava di spiegare ai miei giocatori chi era Maradona, chi era in tutto, non solo nella punizione o nel dribbling. O quando è morto il Papa, che tra l'altro eravamo a Roma. Mm? Io sì, sono cattolico, non sono praticante, anzi, sono anche peccatore in qualche cosa. Come tutti. Più di una, però mi piaceva come persona, e quindi eravamo là e volevo E lì cosa racconti? Cosa cerchi di trasmettergli l'uomo, prendendo la l'uomo, persona? Sì. l'uomo, quello che è stato lui, in quello che io posso sapere, perché purtroppo non ho mai conosciuto né uno né l'altro. Mhm. Però mi andava di raccontare quello che era il mio pensiero su quello che io avevo capito dell'uomo Francesco, no? E negli sguardi trovavi interesse o pensavano No, sai, ad qualche altro? volta qualcuno dice, ma che cazzo mi sta Sai, dicendo le questo? mucche che guardano il treno Sì, che sì, passa, sì, che certo. rimangono così. No, io quando capisco che uno non è interessato, lo dico subito, non ti preoccupare, se vuoi uscire esci, poi dopo quando abbiamo finito rientri. Però Oppure... stanno dentro. No, sì. Che Cioè, brutta se il figura, mister, che se brutta il mister figura, fa, se il dai, mister cosa fai? parla, Esci, Certo. scusa. No, sai, la cosa bella è che io cerco veramente dentro lo spogliatoio con i miei giocatori, mi risulta facile anche fuori davanti ai giornalisti, Ah, però soprattutto dentro gli spogliatoi, dentro la sala riunioni, senza veli, no? Quindi quello che mi passa per la testa, io devo dire, avevo un grande professore di italiano quando ero a Brescia alle sì? superiori, che mi diceva che ogni tanto andava fermato il programma per parlare di quello che succedeva fuori dalla Sì, nella classe. vita, sì. Questa frase mi è rimasta sempre impressa, e io non sono genitore loro, però ho i figli della stessa età, più o meno, 22-20 anni. Quindi a me le cose che avvengono fuori, chiaramente non tutti i giorni, però io devo rendere i miei calciatori partecipi di quello che gravita attorno, Sì. se no E che valore aggiunto ti dà secondo te questa cosa? Cioè si crea un po'... di farmi conoscere, no, di farmi conoscere ancora di più, poi dopo puoi essere apprezzato o no. Chiaramente tanti giocatori ti apprezzano soprattutto per la maglia da titolare che gli dai o meno, però io per esempio, se dovessi finire oggi la carriera da calciatore, da allenatore, la cosa proprio che mi rimane addosso in maniera indelebile è il rapporto con i giocatori, il rapporto con i miei giocatori.
Prima dicevi di questa schiettezza con i giocatori e con i giornalisti, mentre con i giocatori benissimo, perché poi tutto sommato quello che dici, c'è la famosa regola che rimane dentro lo spogliatoio, ti A aiuta Marsiglia magari. no, esce. Esce Sì, sì. tanto. Ma come funzionano quelle cose? Ogni Ma tanto io non sento l'ho qualcuno che mai dice capito. c'è una talpa La nello talpa. spogliatoio. Ma perché? Perché parlano in giro, parlano... Ma non ho mai Ma tu già i giocatori, Mm. magazzinieri, chi è lì che ascolta magari Non ho va mai fuori a dire capito, però dirigenti. nelle piazze quelle dove la pressione c'è e parecchia, capita. È una cosa, puoi immaginarti come mi manda al I manicomio. pazzi, certo. Sì. Ma provi a cercare, cioè ti fai un'idea, provi, indaghi. Ma guarda, io fino a prova contraria penso che la gente sia in buona fede, fino a prova contraria. Dovessi saperlo, poi dopo salta il Salta le castello. teste, sì. Sì. Ma no, e invece dicevo, con i giornalisti è una specie di suicidio andare a dire sempre quello che pensi, no? Perché già quando stai attento una mezza polemica viene sempre fuori. Quando vai proprio a ruota libera è sempre un terno all'otto, può succedere di tutto dopo. Guarda, anche qua, prima hai parlato della gestione, quindi dell'aspetto psicologico. L'altra parte dell'allenatore importante è la comunicazione, oltre a quella del campo, che poi l'allenatore dovrebbe essere campo prima di tutto. Questa è la prima intervista che lascio dopo 2 anni e mezzo che non parlo con stampa italiana, ma ti spiego il perché. Perché io purtroppo sono caduto in mezzo alla rete di una diatriba tra Lele Adani, Sì. che non è mio amico, è mio fratello, Sì. e un gruppo di giornalisti italiani. E una volta un giornalista importante, importantissimo italiano, con cui poi dopo abbiamo anche chiarito quello che dovevamo dirci, mi disse che mi aveva attaccato per colpire Adani. E a me questa cosa mi ha dato molto fastidio, ma io mi ero accorto già subito. Mi ha dato fastidio perché è chiaro che Adani è mio amico, è mio fratello, ma Adani non dice cose che io gli suggerisco, né certo, sì. lui dice, né io dico cose che lui mi suggerisce. Siamo 2 persone diverse che ci troviamo in tante cose, non in tutte, né lui sarà d'accordo con me in alcune cose, né io non sono sempre d'accordo con lui in alcune cose che fa, ma mi ha dato molto fastidio. Allora lì avevo 2 strade. Avevo la strada di chiamare, come si fa spesso, no? Chiamare e chiedere se potevamo chiarirci, qual era il motivo dell'astio che avevano verso di me, oppure di chiudermi. Chiudermi vuol dire non parlare con un'emittente televisiva da 2 anni, non rilasciare interviste ad altri giornali, rispettando quello che scrivono e dicono, tante volte cattiverie gratuite. E mi dispiace perché poi ho preso questa etichetta senza motivo. Senza motivo mi trovo in mezzo a questa diatriba che non parte da me e che però è chiara, ai miei occhi è chiara. Mi ha fatto male, ma io cerco di andare avanti per la mia strada con la dignità che ho sempre avuto. Mi dispiace perché in Italia non parlo, però sai, per parlare io voglio anche avere gente onesta davanti, e tante volte con me si sono comportati in maniera disonesta, in maniera incompetente, faziosa, prevenuta, quando invece non c'era motivo per subire attacchi, per ricevere quel tipo di critiche. Poi le critiche uno le può ricevere sempre, uno le riceve, però per quel motivo non lo accetto. Sì, poi non so se è così anche all'estero, anzi poi magari questo ce lo puoi dire tu che hai girato tanto l'Europa, eccetera. Qui tu dici io non parlo, mi faccio i fatti miei, non voglio problemi, mi lasceranno stare. Non parlare li fa impazzire ancora di più, cioè il fatto che magari tu non parli li fa arrabbiare ancora di più nei tuoi confronti, almeno io vedo con me spesso così, cioè anch'io cerco di fare meno cose possibili e poi no, ma ne esci che sei un... La cosa che mi pesa di più è che mi hanno fatto passare alla gente per quello che non sono. Quando parlano di filosofo
Sì, ti capisco, guarda, benissimo. Sono tutto tranne che Sì. filosofo, ho litigato con tutti nella mia vita. Quando parlano di integralista o del mio calcio calcistico, se posso a 10 minuti dalla fine metto 2 portieri per difenderci. Mi dicono che parto da me, quando invece, ma non solo a Marsiglia, ma a Brighton, a Sassuolo, ho giocato con la difesa a 5, con la linea bassa. Poi alcune cose che dicevo io qualche anno fa adesso sono riprese da altri allenatori, solo perché altri allenatori hanno più capacità di rapporti diversi dalle mie, non vengono dette niente, no? Sì. E questa però Sì, che sia guarda, divisivo, lo so, lo sono sempre stato, però non può essere uno divisivo perché dice quello che pensa o perché le dice con forza quello che pensa. Sì, anche perché poi c'è anche chi è divisivo perché gode nell'esserlo e a volte fa volontariamente il personaggio pur di essere divisivo, e poi c'è semplicemente chi no, però guarda, No, a me dispiace essere divisivo, perché se sei divisivo su quello che dici, su quello che fai, ok, ma se sono divisivo, e già quello lo sono, perché io non dico ringrazio i giocatori per la bella partita, ringrazio la società, no, io se devo parlare alla stampa o dico veramente quello che penso oppure non parlo. Però essere preso perché c'è dietro un qualcosa o si vuol colpire un'altra persona, quello non lo accetto. Sì. Secondo te perché 2 anni che non parla è venuto qua, Walter? No, ma quando ha detto te lo sei chiesto anche? Parlo con quelli onesti, Ale. Io sono onesto. Ale, davvero no, pensavi con me adesso io non voglio okay, parlare. No, umanamente non è fare proprio brutta figura. Ma che cosa dici? Che poi non ci conosciamo ancora pensiero. così. No, chiedi a Lele, ho le referenze di Lele. No. Guarda, ti dico una cosa, io con Lele Adani, se in un anno mi parlo 2 volte al massimo, da mezzanotte, l'1 fino alle 2, un'ora e mezza, ma 2-3 volte in un anno al massimo, quindi sì. Sei un altro un po' così come sei tu, pur ognuno appunto col suo carattere, però un altro che quando va a fare le interviste vedi che cerca, anche facendo fatica, perché poi quando provi a dire non le solite cose, cerchi di dire una cosa un po' sincera, un po' onesta, poi appunto ti esponi a mille polemiche. Dani De Rossi. Vero. Lo conosci bene, bene? Siamo amici. Lui è un altro che mi sembra che quando va a fare le interviste cerca sempre di dare una risposta un po' sincera, un po'... che è anche molto generoso nei confronti di chi fa la domanda. Siamo amici. Poco tempo fa ha fatto una intervista bellissima al Corriere della Sera, citando una cosa di sua madre che parlava dei milionari in giro, di pagare le tasse, e gli ho mandato un messaggio dicendo che volevo conoscere la mamma, no? E le nostre figlie sono amiche perché studiano assieme a Londra. Ok. E sono molto amiche proprio al di fuori della scuola, dell'università, e mi piace molto come persona, come allenatore anche, sì. E come comunica. Io volevo fare, se posso, un passo indietro ancora alla gestione dello spogliatoio, che mi interessa molto. Ferma, voglio dire una cosa. Prego. Io prima. Questo mio modo però di comunicare mi ha dato una soddisfazione settimana scorsa grandissima, perché a Foggia, che è una città alla quale io sono legatissimo, ho fatto 3 anni da giocatore e 3 anni da allenatore, ho vinto una Coppa Italia DC, abbiamo perso una finale playoff, però mi ha dato la soddisfazione più grande che potessi avere nel calcio, che è stata la cittadinanza onoraria. Ho visto le immagini. Allora, quel giorno, quando tra l'altro molto, molto emozionato ho ritirato quel premio, mi sono fatto proprio la domanda, no? Cioè, se comportarmi come mi sto comportando da quando ho 15 anni, perché ho fatto le giovanili al Milan, sono entrato quando avevo 15 anni, adesso ne ho 46, se valesse la pena comportarsi così o no. Ma quando tu ricevi un premio del genere e una città intera ti dimostra l'affetto, ma è come se tu cammini per Foggia e ti riconoscono come amico, non come allenatore o come ex giocatore del posto, e quello è impagabile, no? Allora dico, vabbè, qualcuno mi dà del filosofo, qualcuno mi dà dell'ingestibile, perché qualche
direttore generale in giro, mi dà dell'ingestibile, dell'ingombrante, però poi ricevere un premio così ti ripaga e dice valeva la pena comportarsi così. Sì, il prezzo cos'è che da pagare? È che qualcuno parla male, che magari qualche società non ti vuole perché ha paura di te, però se fossi stato in maniera diversa non avrei preso neanche questo riconoscimento fatto da una città con problemi sociali grandissimi, ma dove c'è anche tanta brava gente questo riconoscimento va oltre proprio il calcio, la professione, va proprio alla famiglia, ai miei genitori, i miei valori e tutto quanto. Scusa. No, No, posso no, andare avanti anche su questo discorso, se era no, più... bello, guarda, non poi volevo... mentre parlavi di Foggia, un'altra cosa che mi è venuta in mente è che anche come società è un po' in difficoltà. L'altra società a cui tu sei molto legato, che in questi giorni è fallita? Non si sa ancora, Sì, che sì, è è fallita, Brescia, è fallita, fallita, fallita. che è Brescia. Volevo chiederti un po' la città cosa fa? Cioè, quando vieni privato, città con quel tipo di identità, squadre con quel tipo di identità, e tu vieni privato di un pezzo fondamentale della tua vita. Cosa succede in città? Da Guarda, tifoso? anche lì mi ha chiamato il giornale di Brescia, che è il giornale più importante di Brescia, per chiedermi due battute sul Brescia, sul fallimento del Brescia. E io inizialmente non, gli ho detto no, chiamami in serata, voglio pensare se parlare o no. E ho pensato, no? E ho detto cosa che faccio? Mi espongo rispettando Il tuo Roberto da pensiero, piccolo sì. che andava in curva a vedere Agi, andava in curva a vedere la Duccioi, Uganza. Mio papà era il capo del centro di coordinamento di Brescia Club e quindi organizzava le trasferte in giro per l'Italia ovunque, anni 80, 90, e io andavo col treni speciali, coi pullman, dappertutto, no? E devo espormi o non devo espormi? Però se non mi espongo non rispetto quello che ero tanti anni fa. E alla fine ho detto il mio pensiero senza qualche filtro, l'ho messo, però in maniera onesta, sincera. E quello per esempio è uno dei casi che ti trovi, no? Dici ma sì, faccio l'allenatore, va bene, ma però fare l'allenatore non vuol dire togliermi il mio modo di pensare, la mia personalità, la mia libertà nel dire le cose con rispetto, però dicendo quello che ho nella testa, che ho nel cuore, no? E lì la situazione, quello che è successo. È difficile perché Brescia è una città del nord, ma come passione equivale a una città del sud. Lo spareggio per la salvezza, l'ultima partita con la Reggiana, c'era lo stadio pieno e essere privati dopo gli ultimi anni tristi che è stato fatto il campionato di Serie B è pesante. Adesso c'è il sindaco, la giunta comunale si sta muovendo per cercare di capire se si può fare qualche fusione, perché ci sono 3 squadre in Serie C, Ospitaletto, Lumezzane e Feralpi Sono Salò. della zona, sì. Chiaramente i tifosi non Non vogliono, non certo. vogliamo un Sì, altro sì, sì. nome, Certo. però è anche vero che ci sono dei dipendenti, ci sono delle Certo. famiglie e quindi bisogna vedere tante cose. Spero una volta per tutte che la prenda un appassionato, e per Brescia non avere nessun industriale appassionato al Brescia, avendo vicino l'Atalanta e Percassi, Certo, è non puoi vivere. un'onta doppia, sì. Ma secondo te in casi come questi l'azionariato popolare può funzionare o in Italia Ma non può l'azionariato, attecchire? sai, l'azionariato popolare si può fare, ma bisogna sempre avere delle gerarchie, chi comanda, chi decide e strutturarla bene, no? Quindi un presidente che viene eletto tramite elezioni, un direttore generale, un direttore sportivo, e già fai fatica a mettere assieme una testa, figurati in un azionariato popolare tante teste assieme, Sì. Però, come sarebbe difficile. guarda, io tifo Monza, quindi conosco un po' tutto il mondo, anche, non so, dalla D, C, B, anche un po', diciamo, il calcio delle serie minori. Ogni anno non si sa mai quante squadre si iscriveranno. Non c'è bisogno comunque di una riforma, è assurdo il fatto che il calcio non riesca più a sostenersi.
Cioè, qual è il vero problema? Cioè, No. perché il Brescia fallisce? Perché nessuno vuole Ma investirci? io credo che sì, le riforme siano obbligatorie adesso e le leggi vadano rivisitate sicuro, però bisogna partire dalle persone. Tu le leggi le puoi fare diverse, tu le riforme le puoi fare, ma le persone poi devono cambiare. Purtroppo Brescia si è scontrata con persone che già prima avevano dimostrato poca competenza, poca serietà, e questa è una fine annunciata. Parlando invece del Brescia, insomma, come squadra, quando c'era, avendo fatto le trasferte, essendo stato in curva, com'è la sensazione poi di riuscire ad arrivare a giocare nella squadra della Eh, tua città? Da giocatore? Sì, Invivibile. invivibile? No, Ah sì, eh? la squadra andava in ritiro il giorno prima, io andavo in ritiro 2 giorni prima. Sì, perché poi dopo, sai, io sono nato in mezzo alla strada, quindi al quartiere proprio a Monpiano, a 2 passi dallo stadio, e telefonate, pressioni di amici, ma non per i biglietti, che quello era almeno, no, vinciamo la partita, però prepariamoci, andiamo, devi caricare i compagni. E questa cosa l'ho riscontrata in un altro mio grande amico che è Emiliano Viviano, Mm, quando ha giocato nella Fiorentina, sì. e lui mi ha detto le stesse cose. Non è la categoria che conta quando giochi per la tua città, per la squadra a cui fai il tifo, ma è proprio la pressione di giocare con la maglia che tu hai amato sempre, che è diverso. Io ero molto combattuto se accettare o no quando mi chiamò il Brescia. A casa mia nessuno voleva, tranne mio padre, chiaramente, perché era lui che mi ha Certo, sì, portato sì, dentro sì, il sì. calcio, dentro la Beh, curva. per lui è il No, coronamento ma di... ciao, ma pensa Sì, con gli sì, sì. amici. E, e io ho accettato togliendomi i soldi, ho fatto dei danni incredibili, e però alla fine, vedendola oggi a distanza di anni, ho fatto bene perché sarebbe stato un rimpianto grandissimo, no? Non essere mai andato a giocare per la tua città, per la tua Certo, sì, squadra. Poi hai sì. fatto bene, eh? Cioè, sono No, guarda, non ho fatto bene quell'anno. Ho fatto bene all'inizio e alla fine. Io ho guardato le statistiche, non è che mi ricordo, però mi sembravano No, delle poi io, buone sai, ero statistiche. molto come giocatore, ho fatto una carriera mediocre, ma perché me lo sono meritato di farla, un po' per problemi fisici, un po' per colpa mia, un po' per carattere, sai, io sono sempre stato un po' nelle regole, un po' così. Per E quali? Tutte? Dal mangiare, dal Ma riposare, no, sai, dall'uscire, dal... ti spiego il perché dir così vuol dire essere un ribelle Mm, perché sei ribelle. No, no, io non sono ribelle per scelta, ma perché sono andato via di casa giovanissimo. A 14 anni sono andato via di casa, sono andato a Milano a vivere, ho vissuto a Milanello. Non sono tifoso del Milan, ma sono molto riconoscente per la mia vita al Milan. E a 14 anni dovevo guardarmi io, quel giusto o lo sbagliato dovevo capirlo subito. E in più avevo il sogno di sistemare la mia famiglia, no? Come un mio concittadino che io stimo tanto, che seguo nelle interviste quando le fa Fabio Volo. Fabio, certo, sì. E quindi io dovevo giocare per sistemare la mia famiglia, per comprare la casa a mia mamma. E quindi mi autogestivo, no? Sapevo il giusto, lo sbagliato, quando uscire, cosa fare quando devo uscire, come comportarmi. E quando ti autoregoli così giovane, e poi dopo quando cresci sei un po'. Ah, sì, è come se avessi sviluppato un'indipendenza molto presto, per cui poi quello che è giusto o no lo Lo decido sai tu, io e non me lo devi dire tu. Sì, è quella cosa lì pensi di forse. saperlo Sì, tu. Bravissimo, che c'è un certo. termine, no? Anche in psicologia, questo, perché poi dopo sai, vado a cercare, dico, Che è? non lo so Ah, non bene, te lo non me lo ricordo. Ah, ricordo, ok. però parte da là, no? Mm. E così ho cercato di fare con i miei figli. Cioè io ho cercato di spiegare a loro quale fosse il giusto e lo sbagliato, però poi dopo loro devono fare, se loro vogliono fumare a 20 anni a me dà fastidio, o vogliono non studiare a me dà fastidio, io cerco di convincerli, però poi la vita è loro, devono essere loro ad arrivarci a quello che è il giusto o lo sbagliato. Quanti ne hai? 2? 2.
Dicevi 20 anni più o meno. 22 la femmina, molto giovane. Beh, sì. giovane. Sì, sì. Com'è avere i figli così da giovane? È una cosa che vedo abbastanza comune nel calciatore. Non so se perché forse anche avere subito una famiglia ti aiuta a trovare un po' di stabilità in un mondo che magari ti offre poi tante distrazioni subito. Anche economicamente sei pronto prima rispetto Sì, agli hai la altri. possibilità di Sì, farlo, sì. vivi anche da solo Sì. prima. Sì. Guarda, non ho ancora capito se è meglio o peggio. Mm. So che io avrei voluto essere un po' più presente quando i miei figli erano piccoli, ma non nelle cose importanti perché c'ero sempre, ma nei giochi, e invece, sai, il fatto comunque di dover... sai, il calcio non è più poi un gioco, no? È uno star dentro, il mangiare, il dormire, l'allenarti durante l'estate, l'essere professionista. Mi ha fatto sì che non ho fatto tutto quello che tornassi indietro farei. Poi però adesso abbiamo un rapporto bellissimo con mia figlia, cioè adesso sono un amico, no? Forse avendoli fatti giovani Sì, siamo così, sì, molto molto legati, sì. con mio figlio, poi sai, io sono stato via da casa giovane, però poi non sono mai rientrato perché poi ho giocato gli ultimi anni della carriera in Romania, poi ho Sì. iniziato subito ad allenare, loro vivevano a Brescia e quindi ci siamo un po' persi. E l'importante è, secondo me, avere la coscienza pulita, no? Io credo di averla. Sì, di aver fatto quello che... Anche a me quando chiedono, magari in qualche intervista, che voto ti dai da papà? Io dico sempre 10. Perché? No, perché poi chiaramente le cazzate le fai, gli sbagli, fai mica... Però mentalmente io cerco di fare il massimo Guarda, che si può, il massimo che si può. è vero e mi ritrovo anch'io e il vero giudizio che soffro è quello dei miei figli, Mm, l'unico, sì, diciamo, perché poi tanto oggi le critiche tra social e cose, cioè, se certo. vai dietro a quel... Cruciani aveva detto, no, qua da te di non stare dietro ai social, di sbattersene, no? Ed è un po' così, se no non stai in Sì, piedi. sì. Però il giudizio dei miei figli mi condiziona. E negli anni ti hanno legnato? Ma mio figlio non tanto, mia figlia è un po' più di testa, un po' più come me, quindi è esigente, è diretta Eh. e quindi mia figlia è Roberto con i capelli biondi lunghi, poi dopo non c'è tanta Uguale, differenza. Invece uguale. mio figlio è un po' non dolce, però più comprensivo. Senti, che rapporto si crea in genere, ma poi mi sembra di capire, visto anche un po' il modo che tu hai di intendere la vita, che rapporto si crea con le città dove vai? Ci dicevi prima di Foggia, ti hanno dato la cittadinanza, Brescia è la tua città. Io sono un grande fan, pur non essendoci mai stato, quindi un po' in potenza, diciamo così, di Marsiglia. È una città che non vedo l'ora di avere un'occasione per visitare, perché le città portuali mi piacciono tutte. Mi sembra una città che ha tanto da dire. Sei stato a Brighton, che è un'altra città, io non ci sono mai stato, però è mitologica in Italia perché è dove si va a fare le prime vacanze, no? Con gli amici. La vacanza studio. La vacanza studio, vai sempre a Brighton, insomma. Un po' una geografia dei tuoi spostamenti e, insomma, a parte Foggia e Brescia che ci hai detto, Ma nelle altre... Marsiglia è un posto unico, speciale. Io ti dico, io mi sono innamorato del Marsiglia attraverso un mio allenatore del Milan che mi diceva di guardare il vecchio Marsiglia, Chris Waddle, che Sì. io giocavo nel ruolo suo. Che era il Marsiglia di Desai, Sì, sì, Papen, quello quello lì. Bolì. quello Bolì. col Milan vero, Sì, diciamo. sì. Però l'altra cosa che io ero sempre affascinato di Marsiglia è proprio tutto la narrazione di Marsiglia, città più multiculturale d'Europa, città con problemi sociali anche a Marsiglia, disoccupazione, corruzione, delinquenza. Però io la amo quella città perché è contraddittoria in tante cose, però ti ridà anche quello che altre piazze, altre città normali non ti danno, come calore allo stadio, per esempio, o come folklore della città, no? Come bellezza della città, perché è una città bellissima. Sì, io cerco la connessione anche con la città. Se non mi sento bene in un posto, farei fatica anche a esprimere me stesso come allenatore, no? A Brighton è stato così,
Anche Brighton è una città passionale, molto particolare, e sono stato benissimo a Brighton. Sei mai stato attaccato dai gabbiani? Perché dicono che sono i gabbiani più Sì. cattivi d'Europa, cioè che se tu vai in spiaggia con No, non qualcosa da mangiare vieni sì, proprio... sì, è no, vero? no. Se vai con Ti- qualcosa da mangiare, sì, certo. sì, Ti attaccano i ti- gabbiani, tra Vabbè, l'altro non è una regola, cioè è strano. ti Tu dici, beh, certo. No, beh, allora porca come miseria. animali un po' lo fanno, però pare Sì, che però- lì siano Ma particolarmente... lì è ma la è anche un città po'- del sì, gabbiano, è il simbolo della, sì, il simbolo il del simbolo della Brighton. squadra, certo. Città veramente particolare, lungomare bellissimo, un freddo, un vento, sempre, pioggia, tu puoi essere coperto quanto vuoi, ma la pioggia ti entra sì. dentro. Hai mai fatto il bagno? No, In non l'ho spiaggia? mai Vai. fatto. Non l'ho mai fatto, però città bellissima anche quella. E anche lì ti Non è una amano, città pulita, Sì. perché è una città di mare, sporca, bravissima gente, mi hanno voluto bene. Hanno fatto il murales. Sì, ho fatto il murales vicino casa. L'hai visto il documentario Sunderland Till I Die? No. È un documentario stupendo su Netflix, se ti capita guardalo, ve lo consiglio anche Sì. a voi. È un documentario sul Southampton, scusami, Sunderland. sul Sunderland che retrocede in Serie B e decidono di fare questo documentario per raccontare la risalita in Serie A, in Premier League della squadra, e incredibilmente retrocedono in Serie C. E quindi si crea è un racconto che, te lo giuro, si crea un dramma perché per come me la descrivi mi sembra una cittadina di minatori, vivono per il calcio, il Sunderland è una delle poche vere Beh, gioie città- che è crea una comunità, squadra storica, squadra storica. Diciamo, è come se il Torino, Sì, come sì. importanza di squadra da noi, retrocedesse Tipo nel come tipo la document- Sampdoria. Potrebbe Sì, anche un poi po' città tipo la portuale, anche Sampdoria, Sunderland. sì. Una Sì. cosa che mi ha stupito di quel documentario è perché hai visto sia dalla parte della proprietà che dalla parte dei tifosi, cioè la doppia visione, diciamo, del Ma i racconto tifosi non di il tipo questa organizzato, i stagione. tifosi proprio la gente, i La ragazzi, gente. cioè le persone che hanno i negozi in città Però e vanno... l'allenatore ciclicamente, o l'allenatore o il presidente, incontra i tifosi al pub. A te ti succedeva di Sì, andare... sì. Vabbè, poi con me non è che fai fatica, cioè io mi fermo a parlare all'edicola 3/4 d'ora o al bar o dal barbiere. Io su questo penso di essere non particolare, dovrebbe essere normale, no? Però mi piace, sì. Sì, anche perché il bello di fare questo lavoro è l'opportunità di vedere un sacco di posti diversi. Se perdi l'opportunità di entrare dentro il tessuto della città è un po' un'occasione persa, Sì, no? sì, ma io guarda, a Brighton per esempio i giocatori vivevano fuori dal centro, e io abitavo in centro pieno proprio. Sai che Brighton è No, che casino, non è una delle incasinato. città con più homeless dell'Inghilterra, che già in Inghilterra sono tante. E tra loro c'erano tifosi del Brighton, quindi sai, eravamo diventati amici, no? Roberto. E gli dicevo ai miei giocatori: lasciate stare quei posti là, venite a vivere in centro, perché comunque poi credo che dai anche qualcosa in più, no? Per i Se sei tifosi. con me, sì, Mm. sì. Mi dispiace che Marsiglia è molto grande invece come città, la sto frequentando poco. Vorrei andare a visitarla la sera, quando c'è la notte, quando non c'è tanta gente in giro, ma non perché non voglio farmi riconoscere, ma perché è un po' più fattibile, no? Quanto sono un valore aggiunto i tifosi proprio nei risultati di una squadra, secondo te? Guarda, possono essere il motore e il freno. All'inizio della stagione il Velodrome era un freno per tanti giocatori. Noi vincevamo in trasferta e in casa zoppicavamo. E poi dopo invece, sai lì è stata una cosa lunga, abbiamo fatto un ritiro, abbiamo parlato un po' di Marsiglia, abbiamo parlato di noi, del Marsiglia, del Velodrome, di chi riempie il Velodrome, della gente di Marsiglia. Poi dopo questo via via è passato, quando tu riesci a avere la connessione col il pubblico giochi sempre in un uomo in più, è sempre più. Nel giorno di ritorno noi siamo stata la squadra che ha fatto più punti in Francia, in casa, Sì. sì, e quella è una soddisfazione, perché quando non riesci a raggiungere una cosa e tutti in punti
da testardo, no? Perché a testa cielo dura, e invece poi vedi la connessione tra i tuoi giocatori e il pubblico. Tu fuori è come quando tuo figlio prende 10 a scuola, no? Tu sei da fuori dalla classe, però vedi che il tuo giocatore è riuscito a essere apprezzato, è il massimo. È importante avere nella squadra giocatori, non dico proprio della città, ma almeno del paese dove si gioca. Cioè, voi avete un blocco francese Sì, un po' di nella francesi li squadra? abbiamo, Sì. ma dipende quello. Ah, Cioè, se hai De Rossi sì. a Roma, con quella intelligenza, con quella sensibilità, abbiamo parlato prima di Daniele, e quello è un valore aggiunto perché sa già come muoversi, la sua generosità permette di far sì che i compagni vengano aiutati, è una guida. E poi ci sono anche quelli non positivi, che magari sai col giornalista riesce a avere un rapporto di un certo tipo, oppure sfrutta il suo potere, la sua posizione per un interesse più personale, no? Mm. Quindi sì, Dipende sempre dalla dipende di persona. caso in caso. Tu poi nel tuo girare, insomma, dopo Sassuolo sei andato allo Shakhtar, Shakhtar. che è una squadra importantissima, e poi è scoppiata la guerra. Lì che esperienza è stata? Adesso io non mi ricordo quando sei andato, mi ricordo però ai tempi, non che lo sapessi io personalmente, ma a volte mi capitava di intercettare nei discorsi persone allarmate dalla situazione Russia-Ucraina prima che poi scoppiasse la guerra. Tu quando sei andato lì sapevi che c'era un clima di tensione, o Ma inizialmente no? sapevi quello che scrivevano i giornali, ma la società fino a 3 giorni prima che scoppiasse la guerra raccontavano tutto come fosse un big joke. Tant'è che noi una settimana prima della guerra eravamo in ritiro ad Antalya in Turchia, perché il campionato là si ferma per la pausa invernale, e i brasiliani, noi ne avevamo 13 di brasiliani, e 13 C'è sempre stata questa tradizione sì, allo Shakhtar, no? Da sì. Hulk, Sì, perché il Wagnerov. sì, perché il C'era, presidente non lo so, CSK a Mosca forse, no, Wagner. Douglas Costa Douglas veniva Costa, da là, certo, certo. Fernandinho, quello del Certo. Manchester City, veniva da là, Sì, 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 Williams, sì. quello Williams, del certo. Chelsea, veniva lui da c'era là, tantissimo. Sì, sì. giocatori Sì. incredibili, e perché il presidente ama anche lui scegliere i giocatori, e li amava brasiliani. Poi c'era Lucescu, è stato Sì, tanti mi anni, ricordo, anche certo. lui ama giocatori di talento. Vabbè, comunque fino a una settimana prima eravamo ad Antalya in ritiro, e i brasiliani io vedevo che si allenavano un giorno bene, l'altro giorno iniziavano saudade, e allora abbiamo fatto una riunione, solo io, il mio staff e i giocatori, e lì è venuto fuori veramente che avevano paura a tornare in Ucraina. Allora abbiamo chiamato il direttore generale, il direttore sportivo, che erano in hotel in Antalya, e loro avevano rassicurato tutti che era un big joke, era mostrare il muscolo, chi era più muscoloso. Però io leggevo i giornali italiani, si diceva già che avevano costruito un ponte artificiale, i russi avevano posizionato i carri armati sul confine, quindi ero preoccupato. Vabbè, fatto sta che torniamo in Ucraina, torniamo il sabato sera, a domenica libero, iniziamo ad allenarci il lunedì, perché avremmo giocato il sabato, tra l'altro a Kharkiv, che è sul confine tra Russia e una zona est dell'Ucraina. E ci alleniamo lunedì, ci alleniamo martedì. Martedì già l'aria si faceva pesante, tant'è che nel nostro ufficio avevamo preparato la cartina di Kiev con le scappatoie, uscite? cioè sì, Ma con pensa. l'evidenziatore, no, di giallo. Andavamo verso l'Ungheria, andavamo verso la Romania di qua, e il giovedì mattina è scoppiata la guerra, hanno bombardato, ma il lunedì Putin aveva fatto una conferenza stampa terribile, proprio con la bava alla bocca, e io avevo abbandonato casa, avevo tolto tutte le valigie, avevo portato tutto nell'hotel, perché l'hotel aveva la cantina,
Ah, ok. non finestrata, che era il bunker. Sì, sì. E quindi quando poi scoppia la guerra io ero già in hotel e sono arrivati tutti quelli del mio staff, i giocatori brasiliani, siamo stati 5 giorni. Avevi la famiglia là, tu No, no? no, 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 in No. Italia. Ah, ah, ah. Anche lì mia figlia insultandomi perché mi diceva preferisci i tuoi giocatori a me, perché in Italia invece le notizie che arrivavano erano quelle che da un momento all'altro sarebbe scoppiata la guerra, avrebbe attaccato. Sì, 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 sì. Siamo stati 5 giorni chiusi in questo bunker e poi grazie a Ceferin, grazie a, al- a lui, al presidente Gravina, al presidente della federazione ucraina, ci hanno messo a disposizione i mezzi per andare via. Prima i brasiliani, con le famiglie, per i brasiliani erano 13, ma tra mogli, figli, madri, Sì, genitori sì, sì. erano una cinquantina, e poi noi tutto lo staff il giorno dopo. Mamma mia, adesso che me lo stai raccontando mi ricordo di quei giorni le immagini incredibili di chi riusciva a uscire, le file di macchine sì. bloccate che Sì, sì. cercavano Infatti noi siamo andati via in di treno uscire dall'Ucraina. Sì. perché dalle autostrade, a parte era tutto bloccato, poi non c'erano più scorte di benzina, non c'era più viveri negli autogrill, era tutto assaltato, tutto... solo che c'era il coprifuoco, quindi dovevi stare anche attento, sai, non si capiva chi fosse russo, chi fosse ucraino, la gente girava armata e è stata... A pensare adesso tosta, in quel momento invece era un po' più naturale, dai. Sì, quando sei dentro le cose forse le Sì, affronti, anche cioè perché, pensi al minuto per minuto e a quello che devi fare in quel sì, anche momento lì. perché Sì. c'erano i giocatori Mm. che avevano l'età dei miei figli, dei nostri figli, no? E quindi sia io sia il mio staff ci siamo interessati più a loro in quel momento che a noi. Mm, 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 mm. Tua figlia poi si è... Sì, no, poi mia figlia mi ha scritto una lettera bellissima quando sono tornato a casa, perché aveva capito poi il perché della mia scelta di rimanere fino alla fine. Bello. È l'altra delle cose che poi alla fine pagano, Sì, insomma. Sì, 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 che me la bello. ricordo ancora. Le tieni queste cose qui? Sì, le tengo, No, perché io però sai, ho delle cose anch'io delle mie figlie, dico, vabbè, però il questa... senso lo tengo in Rimane. testa, Sì, no? certo, Certo. certo, Una certo. parola in più, una in È meno. sì, sì, è il gesto che rimane. Hai nominato velocemente nel discorso Gravina e in queste settimane c'è la nazionale che insomma sembra che sia di nuovo un po' tutto allo sbando. Tu sei riuscito a metabolizzare questa cosa che abbiamo saltato 2 mondiali di fila? Cioè, abbiamo più o meno io ho un anno meno di te, insomma. A me sembra una cosa allucinante. Io mi ricordo ero allo stadio Italia-Svezia, quando perdiamo lo spareggio per i Ventura. mondiali, con Ventura, e mi ricordo questa sensazione con... pareggiamo, no? No, 0-0. sì, avevamo fatto 0-0. Esco dallo stadio e dentro di me è come se non volessi accettare la realtà. C'era una parte che continuava a dire, vabbè, adesso succederà qualcosa per cui, non so, ci ripescano. Cioè, mi sembrava incredibile un mondiale senza l'Italia. Poi ne abbiamo fatto un altro e adesso, insomma, non siamo partiti proprio benissimo. Vuoi una risposta? No, quella di De Zerbi, io voglio quella di... Ma guarda, a parte che da italiano che lavora all'estero fa male ancora di più, penso, no? Perché, sai, comunque ti rompe il culo, no? Sì, Ehm, Però io la penso in maniera un po' diversa da quello che si sente o si sente in parte. Io penso che è un periodo, è una parte di storia dove facciamo fatica a sfornare giocatori di un certo livello. ma è un ciclo o si sta sbagliando qualcosa Ma sicuro si starà sbagliando qualcosa, poi io non sono nessuno per dire di chi è colpa, sicuramente non è colpa degli allenatori che si stanno susseguendo sulla panchina, perché nessuno potrebbe fare tante cose diverse, almeno nel lungo, poi nell'immediato in una partita tutto può essere il contrario di tutto, ma nel lungo io credo che questo non è più il tempo di Totti, Del Piero, Filippo Inzaghi, Vieri, Montella, dove c'erano Micoli,
di Natale, C'era classe. ma no, tu non sapevi chi portare. Sì, sì. Adesso queste cose ce le ha la Francia, ce le ha la Spagna e l'Italia no. E l'Italia c'ha qualche giocatore forte, sì, Barella, Bastoni, eh, Tonali, Locatelli, però è un periodo storico che l'Italia fa fatica a sfornare giocatori di un certo livello e tu dici, però sai, a livello mentale con la Norvegia i giocatori non hanno dato tutto, no? È sembrata quasi che non avessero amor proprio, non giocassero per... ma anche quello fa parte del livello. Cioè, Sì, certo, sì, il sì. campionato italiano è finito ieri. L'Italia va in Norvegia e trova un clima diverso, trova una squadra forte, con 3-4 giocatori Forti. di livello Sì, sì. che l'Italia non ha, perché Haaland, Odegaard e Nusa l'Italia non li ha, non li ha, oggi non li ha. E il campionato è finito ieri, quindi resettare il campionato, resettare la finale persa, resettare tutta una stagione che in Italia è pesante e preparare la partita con la Norvegia, non per tutti è facile. Arrivi che sembra che tu vuoi dare, ma alla fine non dai niente. Però io parto sempre, come abbiamo detto prima, dal calciatore e i calciatori, a parte 3, 4, 5, si fa fatica a trovare il talento, quello che ti risolve la partita, quello che ti fa una giocata Alla che ti giocata. lascia a bocca aperta. E quindi non credo che sia colpa dei giocatori, non credo che sia colpa degli allenatori. Oggi ho letto tante cose, ex allenatori che dicono i giocatori vergognarsi. Io penso proprio che il livello oggi sia basso ed Quindi è colpa di tutti, colpa mia, tutti. sì, tutti quelli che fanno parte Esatto, del sistema, sì. diciamo. Sì, sì, sì. No, vedevo prima quando parlavi del colpo, della giocata, che comunque sono quelle lì le cose che ti illuminano, no? Quando pensi al calcio. Beh, io ero il numero 10 Eh, e poi, e poi credo che dietro il talento ci sia anche il talento nasconda una sensibilità come persona superiore e va spesso di pari passo il mm. talento con la sensibilità di un certo tipo e anche con la poca propensione a stare all'interno di alcune regole, no? Cioè quelli più difficili da gestire di solito sono quelli più talentuosi e quelli più talentuosi e più difficili da gestire sono quelli più sensibili. Sì, a volte io penso anche agli allenatori che sono stati talentuosi come giocatori, cioè chi diventa un allenatore ed è stato un numero 10, non so, prendiamo da Zidane in poi. È f- Penso sempre è facile entrare poi nella testa magari di giocatori a cui tu stai spiegando una cosa che per te è chiara, perché anche in campo tu magari avevi la capacità di vedere quello spazio lì, quel tempo lì, quella giocata lì, che è una roba da numero 10, e poi non tutti ce l'hanno. Cioè si riesce a fare un passo indietro e adattarsi a... E beh, se no non puoi fare l'allenatore Mm, se, cioè, io penso anche, sai, io non sono stato un grande giocatore, sono stato, te l'ho detto prima, un giocatore mediocre, ma forse questa è stata la mia fortuna per fare una carriera da allenatore ancora meglio. Per tante volte fai fatica, quelli che sono stati grandi giocatori, a spogliarsi di quello che sono stati e ripartire da zero in un'altra professione, no? Perché chi è stato calciatore è facilitato perché alcune letture le ha prima di quelli che non hanno fatto calciatore, però sono due lavori diversi e se tu porti quello che sei stato, tutto quello che l'ego, te lo riporti in un lavoro diverso, fai fatica, fai brutta figura, passi per stupido. Quando perdi ci metti... cioè la sera poi dormi, riparti subito, sei uno che si porta a casa No, io le... soffro. Soffri. Gli amici giornalisti hanno voluto, hanno sempre scritto che io non vivo per il risultato, che non mi interessa vincere. La realtà non è così. Io vivo per il risultato. È che io il risultato lo metto alla fine di un percorso, cioè io devo fare una strada per arrivare là, no? Cioè, Sì. e devo credere a quella cosa, se no vale tutto, è il contrario di tutto, no? Se no tutti farebbero una cosa sola. Invece il calcio non è uno, ma sono tanti modi di far calcio e nessuno ha ragione.
perché se avesse ragione solo uno tutti farebbero quello, no? E allora il risultato è là e tu devi sapere che strada fare. Ma io vivo per il risultato, io mi incazzo se non vinco, se perdo sto male, come tutti, non c'è uno. Invece i giornalisti italiani hanno voluto mettere Sì, hanno hanno voluto fare fatto, risultatisti giochisti, sì. cioè questa è una Sì. roba che a me mi manda anche questa al manicomio, non riesco a capire. Cioè, io vorrei chiedere a chi ha inventato questa cosa, a dire scusa, ma fammi una domanda, no? Ma no davanti a me, telecamere spente. Ma secondo te io lavoro per che cosa? Per passare per stupido, dimmi per cosa? Per Sì, sì. partecipare? Però questa roba qua è incredibile anche perché poi sì, è vero, è una cosa magari un po' dei giornalisti e poi anche i tifosi ci vanno dietro. E quello è ancora più assurdo perché tu da tifoso non dovresti proprio aver dubbi che Ma poi alla perché fine vuoi vincere, nel senso è quella cosa lì che i ti... giornalisti fanno, Sì, sì, fanno, creano un pensiero, sì. come si dice, non Sì, tendenza, fanno sì, sì, creano Opinione. opinione, un'opinione, fanno sì, sì. opinione. Sì, 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 sì. Ma ti dà fastidio se ti dicono che sei un giochista? Cioè, come termine Sì, sì, proprio mi in dà generale? fastidio. Mi dà Ti dà fastidio tutto ormai. Il mio calcio, mi incazzo. Ma perché poi Ma il mio calcio come sono, frase? Cioè, quando senti sì, dire il sono mio il calcio, contrario. sì. Io ero il numero 10 che non volevo le regole. Secondo te io voglio i giocatori col joystick, che muoverli col joystick? Io non le voglio, io le voglio mettere agli altri. Non è così. Non hai capito proprio niente se pensi così. Sì, sì, sì. Oh, io parto dagli schemi che poi non ci sono più gli schemi, quindi quando uno parla di schemi sta dicendo una puttanata. Ma tu senti qualcuno che dice no, ma gli schemi, non esistono gli schemi, Non lo fate più? non ci sono gli Questo schemi. calcio a fermo sì, dai, oh. No, ci sono dei principi di gioco che sono diversi dagli schemi. Neanche sulle E punizioni? lo spiego. Vabbè, quelli sono i Sì, calci calci da piazzati. fermo, sì. E ti spiego la differenza tra schemi. Schemi vuol dire che se tu hai il numero, cioè abbiamo una giocata codificata. Codificata, sì. Quindi io a te, tu a lui e lui te la dà indietro. E allora, E io lancio lungo. no, il principio di gioco è diverso. È cercare di dare una lingua comune a tutta la squadra nel riconoscere le varie situazioni. Le varie situazioni possono cambiare all'interno di una partita perché non sai l'avversario se viene in un modo, se viene in un altro, se viene a pressarti alta, se ti aspettano. E allora, a seconda dei principi di gioco, tutti quanti sanno cosa fare in quel determinato momento. Quindi non è più l'allenatore che determina quello, ma è la capacità di lettura di tutta la squadra assieme a riconoscere una determinata situazione e a prendere una determinata strada. Secondo me È chiaro? Conte, Sì. Conte due o Sì, tre sì. schemi li faceva e li fa ancora, secondo me. Conte qualche giocata Conte codificata che ce anche l'ha. secondo Sì, però me... sì, ma infatti Antonio, Centrocampista, si appoggia al terzino, il dai, Napoli punta che fa la quest'anno finta, sì. è ancora evoluto rispetto alle squadre che ha allenato prima. Conte è sempre in continua no, evoluzione. io parlavo degli Quest'anno anni dell'Inter che si vedeva proprio l'Inter, per nettamente. esempio, anche nella fase difensiva era blocco basso, tante volte aspettava. Quest'anno il Napoli ha fatto delle partite che andava a uomo a prendere per 90 minuti tutti. Sì, sì, sì. Ed è stato il valore aggiunto del Napoli. Senti, prima quando parlavi di livello degli atleti, dei calciatori così, nel discorso mi è venuto in mente Sinner, che non è un calciatore, però l'hai visto No, ieri? Non sei... No, non hanno fatto una sono. cosa, lui e Alcaraz hanno fatto una partita da 5 ore e mezza. Eh, C'è qualcosa che si può prendere dagli altri sport e portare nel calcio, parlando con i tuoi giocatori, così, sempre come dicevi prima, anche Mm, un po' raccontandogli di quello che succede Non lo fuori. so dal punto di vista Non strettamente tecnico, ovviamente, tecnico-tattico, certo, sì, sì. però sì, Eh. io ho fatto tante riunioni con prendendo delle clip dalla serie di Jordan, Ah, certo, Michael Jordan, The Last Dance. Last Dance, sì. Sì, 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 sì. Anche dall'allenatore quando Phil Jackson, quando cerca di convincere Jordan che il gioco di squadra alla lunga l'avrebbe fatto vincere di più, magari forse avrebbe realizzato di meno lui, ma alla lunga avrebbe vinto di più. Mm-mm. E poi alla fine come finisce che quando Phil Jackson sta per essere mandato via, Jordan va via perché si era legato tanto Sì, a sì, sì. quello.
o altri campioni. Il campione è campione senza Sì, sì, confine suddivisione di di sport. sport, certo. Sì, sì, sì. Hanno fatto una roba pazzesca. Sì. Io ieri sono rimasto No, abbagliato. certo. Abbagliato. A me c'è un'espressione del giornalismo legata al calcio che mi piace molto, che è il valzer delle panchine. Quest'anno in tanti hanno cambiato. Beh, però sembrava di più, eh. A un certo punto sembrava che tutti dovessero cambiare. In tanti Sì. hanno cambiato. A un certo punto si parlava di te all'Inter. Sì, ma non mi hanno mai chiamato. Ah. Ma poi io, guarda, ho iniziato già da 20 giorni a parlare con futuri giocatori. Siamo stati a Miami con il presidente e con il direttore sportivo, dal proprietario, che è un americano. A me piace quando prendo un impegno di portarlo a termine, quindi non era tanto questione di squadra. Così come quando mi sento tradito non c'è contratto che tenga e me ne vado. Però io avevo preso un impegno con quella squadra, con quel club, con quello stadio, con quei giocatori, e mi dava fastidio prendere in esame di andare da un'altra parte. Poi, sai, ci sa mai nella vita, ma per Ogni adesso tanto no. si sente dire tipo ho parlato con la società, sempre cose che sentiamo riportate dalla TV, rimango qui, c'è una clausola però a meno che non ti chiami quella squadra. C'è una squadra che ti farebbe andare via, che se ti dovesse chiamare diventerebbe un richiamo irresistibile? No, perché non è corretto, no? Mm. Cioè, se tu sei il Marsiglia e lui è quella squadra e ti dico no, aspetta, però se mi chiamo quella squadra vado via, è come se... Come essere sposati e tu dici No, però se è arriva come... Giulia Roberts... Però ce n'è io ti- sempre una, non c'è la regola che... No, io dico quello che faccio. Se può esserci anche il contratto di 4-5 anni firmato, ma se io non ho indietro quello che do alla società, al presidente, al direttore sportivo, al proprietario, in termini di rispetto, di onestà, non ci sono clausole, me ne vado a casa. Se però si comportano bene, non sono io quello che tra le due squadre, quella più bella, a meno che lo si dica in tempo. Se lo si dice in tempo, allora guarda, sai, io credo che è finito il mio ciclo, è giusto che vada via, allora sì, ma solo perché arriva una cosa più bella andrebbe contro Il tuo modo di... Sì, sì, io tifo quello che Brescia non ha vinto niente, adesso se va bene in C non è che cambio perché in Serie C o parte dall'eccellenza. Qualcosa di più grande, no? Il calcio, che un contratto. La finale di Champions l'hai vista? No, ero a vedere Vasco Rossi a Torino con mia figlia. Ah, è vero Io che sono, suonava un vaschiano, un rossiano. quando canta Vasco o c'è un'intervista, si ferma tutto. Anche le interviste? Tutto. Tutto. Ma da sempre? Perché no, io faccio 2 o 3 tappe l'anno, io e mia figlia. Adesso abbiamo Bologna nei prossimi giorni. Ma no, ma ti spiego il perché. Perché Vasco Rossi mi emoziona anche più del calcio. Mi fa piangere, mi fa pensare. Non voglio conoscerlo. Quando ero non a l'hai mai Sassuolo, conosciuto? quando ero a Sassuolo mi hanno chiesto se io ce l'ho tatuato Vasco Rossi, la faccia. E mi hanno chiesto se mi poteva far piacere conoscere Vasco Rossi. Ho detto di no perché non voglio essere deluso. Magari sai, tanti sono un po' o riservati o timidi, oppure li trovi non nel sì, no? Predisposti, sì. E rimarrei deluso. E invece per me lui è quello che... Anche io non l'ho mai conosciuto, però secondo me... Cioè, non mi dà l'idea di uno che ti timido, delude no, da questo punto di no. vista. Però, Cioè, mi sembra uno che se lo conosci ti lui ti forse, regala qualcosa. È uno molto comunicativo, non lo so. Io non l'ho forse mai un po' timido, un po' chiuso, no? Quella chiusura che poi è tipica delle persone che un po' introverse anche la per certe cose, sensibilità, quello che dicevamo prima sì. dei Almeno giocatori. all'inizio. Pensa che ho visto che suonava e mi sono anche chiesto, essendo lui interista, ho detto,
porco Giuda, però devi fare un concerto e c'è la finale No, della tua... in grandissima. Ha iniziato con Vita Spericolata, Sì. grande forma. So che voi interisti mettete ogni volta adesso. Ultimamente, è una cosa abbastanza recente. Prima mettevamo gli inni, vabbè, da pazza di Anche lì- Tramala, quello di Elio, quello c'è solo l'Inter Elio. Adesso ultimamente si mette ogni volta di Anche Vasco. Ligabue, no? Interisti. Ligabue quando si fa gol. Ma tu sei... No, io sai, quando ami tanto Hai- devi anche odiare. Non lo odio Ligabue, però per rispetto del Blasco Ma secondo non te mi quella va di faida lì- sentirlo. Cioè, avete una faida? No, no, certo, Sì. però vabbè, la no, musica... no, Ligabue è un altro grande artista. Sì, no, certo. No, certo. certo. Un altro Però la musica vive anche di grandissimo. queste cose qua, no? I Blur, gli Oasis, i Beatles, i no, Rolling Stone, certo. così. Ma secondo te questa cosa qua è un racconto per stimolare i fan, perché così uno prende la parte di uno, la parte dell'altro, o anche loro due si... Cioè è No, una cosa che esiste tra non loro lo due, secondo me so, tra loro non lo due no. so. Secondo me no. Non lo so. Anche Cioè, magari un Tra l'altro uno di sai. Reggio Emilia, l'altro di Modena. Sì, il c'è derby proprio... È un altro grande cantante, No, certo. però diciamo che se Vasco Rossi è là, Sì, per te come Vasco tutti non gli ce altri n'è. è- Sì. Ma poi perché poi sai è tutta l'infanzia, la mia adolescenza, quindi non è più... no, a parte che anche adesso fa canzoni bellissime anche adesso, ma è proprio un essere nostalgico di quel tempo, no? Sì. Beh, di solito le Poi cose lui- sono... Che poi lui la canta, nostalgia, sì. la- Sì, la musica dei 16-20 anni è quella che poi ti rimane proprio, no? Che poi ti Sì, però lui spacca il cuore quando la guarda, senti. Sì. Sei mandato a un concerto ultimamente Io- suo? Lui l'ho visto l'ultima volta tanti anni fa al San Nicola a Bari. Sai che a me mi emoziona vedere il pubblico di Ah. lui, ancora più che le canzoni, Sì. perché tu vedi 3 generazioni, adesso vedi più gente con i capelli bianchi che giovani, però all'interno Sì, vedi sì. anche Sì, è vero. malati di Vasco Rossi. È emozionante vedere come li tieni in pugno, no? Da un certo punto, cioè il carisma che esercita il cantante sul pubblico è la cosa che ti Con un emoziona. lui dice Sì, e tutti muoiono. Bello. Basta poche Dai, parole. incontralo, cerca di conoscere. No, voglio lasciare. Non vuoi incontrarlo. Voglio lasciare, ma questa cosa, sai, la penso tanto perché poi quando ti incontra la gente, no? Parlavamo prima dell'edicola, e io anche quando non ho tempo, no? Cioè mi fermo, parlo, ma perché mi dà fastidio deluderli, no? Allora uno che dice no, ma quello è un coglione, non si è fermato, no, mi darebbe Sì, fastidio, non mi devo fermare, allora parla, arrivo in ritardo, poi... Certo. Vabbè, Vasco, se vuoi venire a trovarci, poi diciamo noi a Roberto come sei. Anche perché anche io non l'ho mai conosciuto, mai neanche incontrato in Davvero? situazioni, giuro. Cioè, in una stanza così sono l'unico che ha Sì. incontrato Vasco sì, perché Rossi. poi facendo sto lavoro può capitare. Anch'io No, mai ma conosciuto. poi- Io ci ho fatto delle interviste, poi- in realtà interviste Sì, beh, da però 40 sei stato a secondi, contatto però sono con stato... Vasco. No, io mai. Sì, no, a me piace vedere anche le sue interviste. Prima dicevo, ho un concerto, un'intervista, sì, perché lì vai ancora più dentro. Quando ha fatto la serie su Netflix, Sì. mi sembra, Sopravvissuti, Sì. ma l'ho vista 3-4 volte di fila. Mhm. Cioè, guardavo, poi tornavo indietro, riguardavo. Sì. Hai trovato anche lì cose che puoi Tantissime. trasmettere ai tuoi? No, ma sì, ma tantissime. Tue. Sai Vasco, la bellezza sua, sai cosa? Che lui canta, cioè quando lui canta tu dici ma anche lui ha provato quella cosa lì, ma anche lui è la stessa cosa, no? E poi chiaramente ognuno dà le proprie chiavi di lettura e le fa sue. Sì. E poi lui è un altro coerente, perché lui ha pagato come Maradona. Mm-mm. Maradona è morto da solo, no? Tanti parlano, però poi fanno una vita diversa. E invece sia lui sia Vasco Rossi comunque hanno pagato, quindi vuol dire che sono stati dritti. Sì. E non è da cosa da poco. No, mamma mia, certo. Coerenza. E durante il concerto ti sembrava che ogni tanto buttasse l'occhio per sapere quanto faceva l'Inter o è stato... No, però a Torino hanno fatto il coro, probabilmente gli juventini, interisti hanno fatto il coro, si capiva. Sapevano che non stava andando bene. Il risultato Senti, ma secondo te cosa è tra successo? una canna lì? e l'altra che girava là. Così. Qualcuno buttava l'occhio. Si capiva il risultato. No, secondo te cosa è successo in quella partita? Perché, cacchio, è un risultato strano, anche non vedi, pronosticabile. Poi il PSG forse. lo conosci bene. Vedi, Cioè tu che giochi questo è da analizzare, no? Quello che hai detto, risultato strano, sì,
perché l'Inter è una grande squadra, Inzaghi è un grande allenatore e non ci stanno 5 gol di scarto. Ma il problema sta nel fatto che l'Italia non conosceva il Paris Saint-Germain. L'Italia ha sottovalutato, è stata presuntuosa con il Paris Saint-Germain. L'Italia calcistica, non Sì, l'Inter, sì. attenzione. E non Beh, io sono andato a vedere conoscevano la che il partita- calcio d'inizio lo facevano Sì. nella touche, non conoscevano che Dembélé stava pronto così. Io purtroppo l'ho conosciuto io. E non conoscevano che Desiré Doué è un talento del livello di Yamal, Va come un missile, sì. non così determinante oggi, ma una classe pazzesca, che Vitinha è forse oggi è il centrocampista più forte al mondo, che João Neves, pagato tanti soldi, anche lui viene dal Portogallo. Mi sa che Vitinha dal Porto e João Neves dal Benfica, mi pare, sì. anche lui pagato tanto. Non conoscevano da che paese provenisse Pancho, purtroppo, e quindi ci sei svegliato male. Ma il Paris Saint-Germain ha passeggiato con Liverpool, ha passeggiato con tante squadre. Sì, ha rischiato un po' con l'Aston Villa, poi le altre... Cioè, oddio, ha rischiato. Ha fatto l'andata bene, poi il ritorno l'ha fatto un perché po' anche così. l'Aston Villa è una Sì, grande sì. squadra, Sì. con Sì, un sì, altro sì, grande sì. allenatore. Ma scusami, dicevi, non conoscono il Paris Saint-Germain. Avendo te che alleni lì e sei arrivato secondo dietro il Paris Saint-Germain, è usanza fra italiani, non so se Inzaghi nello specifico l'ha fatto, mi pare di no, ma tra italiani nessuno ti chiama e ti dice: guarda- guarda, tu che li vedi tutte le domeniche, come sono, come giocano, Guarda, cosa ti dico fanno? una cosa, noi siamo arrivati secondi, è vero, a tanti punti dal Paris Saint-Germain, però a 5 punti dalla 4 punti dalla terza e 5 punti dalla quarta. L'anno scorso il Marsiglia era arrivato ottavo. È vero che abbiamo comprato dei giocatori, ma li abbiamo venduti, abbiamo abbassato il monte ingaggi e comunque arriviamo secondi dietro il Paris Saint-Germain. In Italia non hanno scritto una riga del secondo posto del Marsiglia, ma l'hanno anche, secondo me, snobbato, no? Pensando che è un campionato, e invece non è così, perché il Lille è andato agli ottavi di finale in Champions League, Sì. il Brest ha sorpassato, poi è stato affossato dal Paris Saint-Germain, il Monaco qua ha fatto male con l'Inter, espulso dopo pochi minuti il difensore, ma ha vinto col Barcellona quest'anno in Sì, sì. Champions League, ha fatto dei risultati, il campionato è difficile, ma ormai il calcio è difficile dappertutto, vedi la Norvegia, vedi in Europa è livellato. Sì. In Francia invece ti hanno riconosciuto un po' la stagione? Cioè lì come sei? Ma sai, il Marsiglia divide. Mm. Sta bene, stiamo bene assieme Esatto, perché sì, l'uno dividiamo, per è un po' un l'altro. casino con tutti. No, divide, quindi sai, metà del paese tifa OM e l'altra metà, se perde, è felice. Sì, però sai, quando sei in una squadra di quelle non ti puoi mai fermare, no? Devi, appena vinci già devi pensare a quella dopo, appena finisci una stagione devi pensare subito all'altra, perché non ti puoi permettere di fermarti. Roby, in bocca al lupo per la stagione nuova. Ti aspetto a Marsiglia. Mazza, ma ci vengo volentierissimo. Adesso ho anche la maglia, mi ha portato una maglia spettacolare, me la metto per andare al... Bellissimo. Guarda, le mie figlie devono ancora fare la comunione, Sì, la sì, metto sì. alla comunione delle Quella mie... è da chirichetto. Porca miseria, è bianca, stupenda. Bello stupenda. chirichetto. Però non ci sono chirichetti a Marsiglia, No, dentro lo stadio. immagino. No, ti vengo a trovare, guarda, molto molto volentieri. Noi alla fine della puntata consigliamo sempre, questa è una cosa che facciamo noi, una canzone, colonna sonora della puntata. Per te scegliamo una di Vasco. Beh sì. Ne hai Qual è una, la tua ne hai una preferita tua o andiamo No, noi liberi? tante, da fiducia. Facciamo noi? Va bene, facciamo noi. Liberi. Può andare? Che è una delle mie preferite. Va bene. Liberi. Grazie Robby. Grazie a te. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie mille. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non perderete le altre puntate. Ci vediamo alla prossima. Ciao.